Allora, buongiorno a tutti. Approfitto di questa piccola pausa dal video per parlare con voi di un argomento che ho citato molto spesso nei miei video, ma che non ho mai approfondito, ossia l'uso dei filtri. Spessissimo, infatti, ho citato i filtri ND e li avete visti usare da me, però non ho mai approfondito bene la questione, non ne ho mai parlato. Come sempre su YouTube, su internet ci sono tutorial, ci sono opinioni, ci sono recensioni a buttare sull'uso dei filtri, sui filtri ND, cosa sono, come si usano, eccetera, eccetera. Io però nel mio piccolo ci tengo a dare la mia prospettiva, quindi non sarà una recensione, non sarà un colloquio tecnico, ma sarà la mia prospettiva sul perché li ho presi, perché ho preso questo determinato sistema e come li uso. Allora, cominciamo a fare una piccola premessa. Nell'epoca della pellicola, quindi prima dell'avvento delle macchine fotografiche digitali, i filtri erano molto importanti e ce n'erano di ogni tipo. C'erano filtri colorati, filtri ND, filtri graduati, polarizzatori, filtri IR, UV, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché la pellicola aveva delle ridotte capacità di essere post prodotta in camera oscura in particolare, e quindi era importante compensare il più possibile in fase di scatto, quindi a meno che non si usasse una pellicola specifica che però poteva essere usata solo in quel contesto. Ad esempio, se io facevo delle foto in interni con delle luci neon, potevo mettere, o era opportuno mettere davanti un filtro caldo, colorato caldo, in modo tale da compensare la luce fredda prodotta dai neon, per esempio. Con l'avvento delle macchine digitali, quindi con la possibilità di post-produrre le foto sul computer, molti di questi filtri non hanno più senso, non hanno più avuto senso. Per cui soprattutto i filtri colorati fondamentalmente sono scomparsi, a meno che uno non abbia delle esigenze particolarmente creative e quindi li usa lo stesso per creare, diciamo così, delle foto artistiche. Diciamo che non hanno tanto senso questi filtri. Per ciò che mi riguarda, i filtri che utilizzo sono quelli che secondo me hanno ancora senso di essere usati e sebbene ciascuno di questi filtri di cui parlerò può essere simulato in post-produzione, secondo me la facilità di uso e anche i risultati che si ottengono sul campo utilizzando questi filtri non possono essere raggiunti con la post-produzione. Allora, parliamo intanto dei filtri polarizzatore. Allora, il filtro polarizzatore è un filtro che, come abbiamo visto in molti video, polarizza la luce. Adesso, senza andare nel dettaglio tecnico, che peraltro non so, fondamentalmente serve ad eliminare i riflessi dovuti alle superfici bagnate. Chiaramente non funziona sempre, ci deve essere comunque la luce solare e deve, diciamo così, essere a un certo angolo rispetto al filtro, però un loro effetto lo danno sempre, e in particolare, appunto, oltre ad eliminare i riflessi dell'acqua, saturano anche i vari colori e anche le nuvole, va bene? Quindi aumentano il contrasto della texture nelle nuvole. È un filtro che in genere è circolare, ne esistono anche di filtri quadrati, però nel mio caso, e anche, voglio dire, nella maggior parte dei casi, è un filtro circolare che va comunque girato per trovare appunto l'angolazione giusta della luce rispetto all'effetto che dà il filtro. Quindi può essere usato da solo. Quindi io, per esempio, quando avevo le macchine a pellicola, avevo questo filtro polarizzatore, che era un filtro che avvitavo direttamente sull'obiettivo e usavo quello. Aveva una ghiera, quindi girando questa ghiera si otteneva più o meno l'effetto voluto. Invece, se si usa in un sistema di filtri soprattutto quadrati, che adesso vedremo, in genere questo filtro si avvita sul supporto
dei filtri quadrati che adesso vedremo. Quindi questo è il primo filtro che secondo me è importante avere e che non può essere riprodotto in maniera soddisfacente in post-produzione. Ci sono dei metodi, ma sono molto molto dispendiosi come lavoro e secondo me il risultato finale non è all'altezza. Però comunque esiste il modo per simulare l'effetto di questo filtro anche in post-produzione. Quindi filtro polarizzatore. Allora, per ciò che riguarda invece i filtri ND, ND vuol dire Neutral Density, quindi sono filtri scuri che in teoria scuriscono l'immagine in modo da poter creare determinati effetti, in particolare come abbiamo visto mille volte l'effetto del movimento. Va bene, quindi se io voglio evidenziare un qualsiasi movimento, che sia movimento dell'acqua, movimento di persone, movimento delle nuvole, devo ridurre il più possibile il tempo di scatto. Questo non sempre si può fare senza l'utilizzo di questi filtri, per cui soprattutto nelle giornate di sole, se io chiudo tutto quanto il diaframma e magari metto gli ISO al minimo, nonostante questo sicuramente non riuscirò ad ottenere il tempo di scatto che sto cercando. Per cui è importantissimo, è fondamentale utilizzare questi filtri ND, Neutral Density. Il numero che spesso i fotografi citano, quindi 6 stop, 10 stop, 16 stop, 3 stop, eccetera, eccetera, è il numero di stop di luce che il filtro è capace di assorbire. Quindi più scuro è il filtro e più il numero sarà elevato. Alcuni filtri tipo l'ND da 16 stop, ma anche l'ND da 10 stop, se non c'è molta luce, ad esempio non consentono alla fotocamera di vedere nulla, quindi per poter scattare la foto bisogna prima mettere a fuoco e selezionare tutti i vari parametri senza il filtro e poi applicare il filtro e scattare. Questi filtri esistono in varie dimensioni e in varie forme. La forma più semplice è quella circolare, quindi è un filtro che si avvita sul frontale dell'obiettivo. Se non si vuole prendere diversi filtri per diverse dimensioni di obiettivi, quindi di diametro dell'elemento frontale dell'obiettivo, si può prendere la misura più grande e con degli anelli adattatori usare fondamentalmente un solo filtro per tutti gli obiettivi. Considerando che l'anello adattatore costa pochi euro, invece un filtro ND all'astra siamo sui 100, oltre 100 euro uno, e per quelli circolari invece, soprattutto quelli di grandi dimensioni, non siamo tanto distanti. Ultimamente sono usciti dei filtri circolari magnetici, quindi si monta un adattatore, un anello adattatore e poi si semplicemente attacca magneticamente questo filtro su questo adattatore. Molti preferiscono questi filtri circolari perché costano meno e occupano meno spazio, però sinceramente a me non piacciono. Ecco, questo è quello che questo è perché io invece non li uso i filtri quadrati che adesso andremo a vedere. I filtri quadrati appunto sono, come dice la parola stessa, quadrati. Questo per esempio è il filtro da 16 stop. Possono essere in vetro fotografico, come in questo caso, ma possono anche essere in resina. È chiaro che quelli in resina hanno una qualità inferiore ed in genere, un po' come anche tutti i tipi di filtri ND, introducono una dominante cromatica, ma quello che è peggio, degradano in genere la qualità dell'immagine, cosa che invece un filtro di vetro non dovrebbe fare. È comunque un qualcosa che noi mettiamo davanti al nostro obiettivo e quindi un degradamento della qualità dell'immagine c'è sempre. Bisogna anche però considerare che l'effetto che si ha con questi, quindi un effetto di movimento, eccetera, eccetera, in genere fa sì che la definizione dell'immagine passi in secondo piano. Comunque è una cosa da tenere a mente. Questi filtri possono essere di varie dimensioni a seconda del sistema fotografico che si usa, quindi se si usa una macchina full frame, se si usa una PSC o una micro 4 terzi o una medio formato. In genere
hanno delle dimensioni di 85 mm per lato, o anche meno, qualche marca la fa anche di 75, di 100 mm come in questo caso, che sono anche utili quando si usano degli obiettivi grandangolari. Nel caso mio, che uso delle macchine APS-C, se usassi un sistema più piccolo, con i grandangoli spinti avrei la vignettatura intorno all'immagine. Invece con queste dimensioni non accade. E poi esistono quelli da 150 mm che sono per le macchine più grandi, con un sensore più grande. Per poter essere usati c'è bisogno di un supporto tipo questo. Questo supporto deve essere montato sull'elemento frontale della macchina. Come in genere tutti i sistemi di questo tipo hanno un anello che non è un adattatore, o meglio è un anello che consente il montaggio di questo supporto. In questo caso particolare l'anello ha già una filettatura interna che è della dimensione dell'obiettivo che ho io, va bene? Questo però è un caso particolare perché in genere c'è la necessità di comprare o di avere nel sistema degli adattatori in modo tale da poter montare questo anello sull'adattatore. In questo modo io posso avere un solo anello per più obiettivi e ogni obiettivo poi ha il suo anello adattatore. Una volta che io ho montato questo anello, su di lui posso montare il polarizzatore, quindi il polarizzatore si avvita su di lui. Questo anello ha due componenti e quindi può consentire al polarizzatore di girare liberamente anche senza mettere il supporto dei filtri. Quindi montato così, io ho questa ghiera e girando questa ghiera si gira anche il polarizzatore per aumentare o diminuire il suo effetto. Come abbiamo detto, questo anello però serve anche come supporto a questo supporto, appunto. Nel mio caso particolare io ho scelto un sistema della Format Hi-Tech, che è una marca inglese che ha la particolarità di fornire queste coperture che servono a dare una sicurezza maggiore contro la possibile infiltrazione di luce, soprattutto per le lunghissime esposizioni. Se no, in genere si ha semplicemente questo pezzo di metallo con delle scanalature in cui mettere i filtri. In queste scanalature appunto si mette il filtro ND in questo caso, no? Si mette così, dopodiché c'è una linguetta da una parte e una rotella dall'altra parte, si aziona la linguetta, si fa perno sulla rotellina e il sistema è montato. In questa maniera io ho montato il filtro ND sul mio obiettivo. Se lo voglio togliere, agisco su questa linguetta e sfilo l'intero sistema. Il polarizzatore invece rimane qui e va svitato a parte. Questo è un esempio di anello adattatore, quindi qui si mette sull'obiettivo e questo diametro è il diametro di quest'altro anello, per poter usare un solo anello su più obiettivi senza doverne comprare diversi di questi qua, anche perché non le fanno di tutte le dimensioni. Questo invece lo fanno di tutte quante le dimensioni, costa veramente pochi euro. Ora, perché io ho scelto il sistema all'astra invece di quello circolare? Perché fondamentalmente, proprio per il motivo che ho detto prima, spesso ho la necessità di mettere a fuoco, di sistemare la mia immagine senza il filtro e poi di mettere il filtro e di scattare. Come abbiamo visto è un'operazione veramente banale e semplice. Non ho detto prima che appunto questa rotellina serve a girare il polarizzatore quando è montato il sistema, è chiaramente un po' più semplice che andare con il ditino a girare il filtro e quindi lo trovo un sistema molto comodo. È un po' più costoso e mi evita di stare lì sempre a avvitare o svitare questi filtri circolari. Inoltre, anche per i filtri quadrati stanno uscendo dei sistemi magnetici, quindi esattamente come quelli circolari. Quindi io monto un anello così
che crea il magnetismo, e i filtri quadrati sono montati in delle cornici per cui basta attaccarli e loro stanno lì. Oltre ai filtri ND ci sono i filtri ND graduati, che a molti non piacciono. Io ne ho due, sono di intensità differenti. Nel mio caso non sono di vetro, sono di resina, e come vedete hanno una parte più scura, una parte chiara e in mezzo un gradiente. Questi filtri si usano e si usavano in particolare in passato, quando ad esempio ho una metà dell'immagine molto chiara e una metà più scura. Facciamo un esempio: un tramonto sul mare, l'immagine è divisa in genere in due, soprattutto se ho un soggetto in primo piano che è più scuro e poi ho il sole che tramonta dietro al soggetto. In questo modo io tengo invariata l'esposizione del soggetto e scurisco la parte più chiara. In questa maniera riesco ad usare un tempo di esposizione più alto e quindi a tirare sulle ombre e aumentare la gamma dinamica dell'immagine senza dover fare molto in post-produzione. Ora, questi filtri qua, che funzionano esattamente come i filtri ND, quindi si infilano in queste guide che ci sono un po' più lunghi, quindi io posso, una volta infilati, diciamo così, regolare il punto in cui si passa dalla parte scura alla parte chiara. Però questi filtri qua in effetti a parte che sono molto costosi e poi hanno poco senso, perché si può fare in maniera ottima un effetto migliore anche senza perdere qualità nell'immagine con i programmi di post produzione, quindi o facendo più esposizioni e combinandole insieme, o applicando questo filtro virtuale direttamente sulla singola immagine scattata. L'importante è non bruciare le luci, come abbiamo sempre detto. Quando uno fa un'immagine in cui non brucia le luci, diciamo che può tirare sulle ombre, può fare tutto quello che vuole. Ecco, questo qui aiuta a non bruciare le luci in situazioni particolari. Ripeto, io ne ho due di intensità diverse, saranno, non so, 2 o 3 anni che non li uso, cioè l'ho toccato adesso per la prima volta dopo 2 anni. Quindi fondamentalmente questo è il perché io uso questi filtri. Come vedete qui, una volta che io ho montato questa copertura, c'è una scanalatura per far passare i filtri graduati ND, ma questo pezzettino si può anche sostituire, io ce l'ho qua dentro, con uno che non ha questa scanalatura per bloccare ancora di più la luce. È una protezione appunto che aiuta a non far filtrare luce indesiderata quando si fanno le lunghissime esposizioni di minuti. Ogni filtro poi ha una sua custodia e quindi non è necessario comprare ulteriori borse e borsette come ho fatto io. Io l'ho fatto perché secondo me è più comodo tenere l'intero sistema qui dentro. Questo tipo di borsetta ha delle sezioni morbide e per ogni linguetta appunto ci si può infilare dentro un filtro, rimane protetto, è tutto un pezzo unico. Ci sono dei vani più grandi per metterci appunto sia il supporto sia i vari anelli che servono a montarlo sulla macchina fotografica, e per cui un acquisto del genere, io penso che questo qui costa 30 euro. Se volete acquistare un sistema del genere è un acquisto molto utile. Nel caso dei filtri circolari invece esistono degli astucci con delle taschette dove si mettono i vari filtri e poi si chiudono, ed è anche più sottile. È per questo che molti usano i filtri circolari, perché appunto occupano meno spazio. Quindi io direi che ho detto tutto. Fatemi sapere se avete delle domande o se avete delle osservazioni in merito, sarebbe molto interessante discuterne. Spero che questo video vi abbia interessato, vi abbia dato degli spunti, e se vi è piaciuto potete mettere un like, mi fa molto piacere. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima volta.